Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche per l'amore per novembre 2025. Abbiamo la carta della giustizia. Ragazzi, quando c'è la carta della giustizia si parla di un momento di equilibrio, un momento di regolarizzazione. Potrebbe essere una fase dove c'è bisogno di mettere delle regole, oppure potrebbe fare riferimento a qualche questione burocratica. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web così trovate tutto quello che propongo e c'è anche il numero di telefono. In più, sempre nella descrizione del video trovate il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Sono tre. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, uno è un corso base di tarocchi intuitivi, l'altro è un corso base di numerologia che sto pubblicando proprio in questo periodo. Inoltre vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio che si terrà a gennaio 2025. Comunque anche di questo trovate tutto nella descrizione del video o nella pagina web. Bene ragazzi. Andiamo a vedere quali sono le energie per il mese di novembre e partiamo con un 6 di coppe, un 7 di pentacoli, la forza, un 3 di bastoni, la temperanza, un 2 di spade, il carro, regina di bastoni e eremita. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'andamento del mese e dopodiché andiamo a vedere i vari casi, quindi i single, le persone che sono in coppia e le persone che hanno una relazione strana, potrebbe essere a distanza, potrebbe essere non ben definita, potrebbe essere clandestina. Allora, partiamo da questo 6 di coppe che visto così mi dà come l'impressione di un qualche cosa di nostalgico. Abbiamo un 9 di spade e un cavaliere di spade. Potrebbe esserci qualcuno che conoscete da un pezzo che verso inizio novembre potrebbe partire alla carica, mi verrebbe da dirvi. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli, re di coppe, e 8 di bastoni. Potrebbe essere proprio una dichiarazione, ragazzi? Qualcuno che potrebbe arrivare da lontano in senso temporale, non geografico. E con questo 8 di bastoni effettivamente devo dirvi che potrebbe esserci una chiacchiera inaspettata, una dichiarazione a sorpresa. L'affrontare un qualche tipo di tema importante secondo me con questo personaggio. Andiamo a vedere la forza. Mondo.
E diavolo. Vi dirò che potrebbe anche essere qualcuno con una certa distanza geografica, visto che adesso è uscito il mondo. E devo dire che con questo diavolo sento come se ci fosse una chimica piuttosto importante tra voi due. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo la giustizia nuovamente e un 6 di pentacoli che è l'arcano minore della giustizia. Dunque, vi dirò, ci può essere questa persona che viene a dirvi qualche cosa. Adesso dipende dalla vostra situazione personale. Quando vi dico che potrebbe essere una persona che viene dal passato, può essere extra coppia, se siete già in coppia. Vi dico, secondo me c'è come un momento di nostalgia all'inizio del mese, però questa persona parte in quarta e secondo me si dichiara, ragazzi, o comunque arriverete al punto di affrontare certe chiacchiere, certi temi in modo abbastanza trasparente, abbastanza cristallino, mi verrebbe da dire. È vero qui che la passione non manca, però considerato che c'è un re di coppe, vi dico che uno dei due potrebbe essere sposato. E difatti il fatto che qua ci siano sia la giustizia che il 6 di pentacoli mi dice come se qualcuno avesse bisogno di fare le cose secondo le regole. Ora, non è detto che perché sia un re di coppe necessariamente sia sposato, però c'è una probabilità, mettiamola così. Se così non fosse, sento che comunque questo 3 di bastoni, che è una carta di progettualità, è una carta che vi spinge a guardare al futuro, ad andare avanti, ma bisogna fare le cose secondo le regole. Tenete presente che la giustizia parla proprio di contratti burocratici da firmare. I 6 di pentacoli potrebbero essere accordi, magari verbali, però la giustizia no, la giustizia vi dice che bisogna fare le cose secondo le regole, secondo la legge. Mm? Andiamo a vedere la temperanza. Sole e 5 di spade. La temperanza mi suggerisce che dovete come prendere tempo, anche qui avete un 7 di pentacoli, che è una carta di rallentamento, una carta di stop, dove in questo momento che vi prenderete sarà utile, come dire, cercare di chiarirsi le idee su quello che volete voi, su quello che vuole l'altra persona. Cioè, quando ci chiariamo le idee non è tanto il ma gli piaccio, ma farà questo, ma se mi comporto così farà quella roba lì. Io posso rientrare, diciamo così, nel prototipo di uomo o donna perfetto che si addice a questa persona? Non è tanto questo, non è chiedervi se l'altro, se voi andate bene all'altro o all'altra, ma chiedervi se è l'altra persona che va bene per voi. Cioè non siete voi che vi plasmate in base alle esigenze dell'altro, ma bisogna, diciamo, assicurarsi che ognuno dei due si senta libero di esprimere se stesso e che nonostante questo ci si incastri bene. Ok? Perché ho come la sensazione che qualcuno potrebbe mettersi in discussione per piacere all'altro. E invece questo gruppo di carte mi dice proprio che no, non è così. Avete bisogno di trovare prima un vostro equilibrio interno, una vostra serenità d'animo, la chiamerei, perché con questo 5 di spade i pensieri potrebbero essere un po' fuorvianti, potrebbero essere come se ci fossero delle lotte interne. Magari sono anche lotte esterne, può anche essere che con questa persona ci discutiate, però secondo me è più una questione interna, è più una questione del ho bisogno di esprimere me stesso o me stessa così come sono realmente, insomma, senza dover aderire a un prototipo, a un personaggio, a un ideale. Andiamo a vedere il 2 di spade. 7 di pentacoli nuovamente
e imperatrice. Allora, qui le carte vi dicono, finché non avete le idee chiare, non fate passi avanti, piuttosto aspettate, non concretizzate niente. Cioè, io credo che questa persona arrivi con tante belle parole. La parte fisica potrebbe anche essere bella e importante, ci può essere chimica, magari vi trovate bene insieme, avete dei progetti, condividete del tempo insieme dove magari ridete, state bene, però alla fine è come se non avesse le idee chiare sulle intenzioni di questa persona, perché sì, il momento presente va bene, ma il futuro? Ed è qui che ci incastriamo un pochettino, perché non ci vedete chiaro. Qui le carte vi dicono di, appunto, di non concretizzare niente a meno che non siate super certi, a meno che le cose non siano perfettamente in equilibrio per entrambi i poli, per entrambe le parti. Adesso andiamo a vedere questo carro. 4 di spade, un'altra carta di guarigione e 5 di coppe. Sentite, vado un attimo a vedere questo 9 di spade perché mi incuriosisce. Re di bastoni. Andiamo a vedere anche la regina di bastoni. Appeso e 7 di coppe. Voglio una carta anche per l'eremita. Sette di bastoni. Allora, vi dirò che per qualcuno, siccome è uscito anche un re di bastoni, io ho la sensazione che voi siate, diciamo, in una fase di tentennamento perché sì, è vero che c'è una persona che arriva dal passato, tutto quello che vi ho detto, però è anche vero che c'è qualcuno di voi che ha ancora in testa. Allora, potrebbe essere o un ideale di personaggio e quindi aderire con tutto se stesso a questo ideale, a questo prototipo di fidanzato o fidanzata e quindi è come se aspettaste di vedere se questa persona può effettivamente aderire a questa immagine, oppure per qualcun altro ragazzi diciamo che siete un po' combattuti, avete come dei conflitti perché potrebbe essere una persona diversa rispetto a quello che voi desiderate. Questo re di bastoni mi dice che potreste essere lì con la testa su qualcuno che avete frequentato in passato e questo tentennamento è dovuto al fatto che, allora, o state ancora aspettando questa persona del passato, oppure questa persona nuova o che state comunque frequentando adesso ha molti aspetti simili alla persona che avete frequentato nel passato e quindi, diciamo, avete come dei campanelli d'allerta. C'è un carro. Qui il carro mi dice che prenderete qualche decisione. Avete anche un 4 di spade insieme alla temperanza che avete qua, quindi secondo me c'è bisogno prima di mm, c'è bisogno di prendersi un tempo, cioè qui avete 2 sette di pentacoli, 4 di spade, la temperanza e qui avete l'appeso. Quindi secondo me novembre è un mese dove andarci tranquilli, dove non promettere, non fare troppi programmi o progetti per un futuro lontano, ma più guardare, diciamo, nel futuro imminente, nel futuro prossimo, quello a breve termine, a breve tempo. La regina di bastoni. Perché c'è anche un eremita. Secondo me sarà un bel gioco, quello che inizierà a novembre. Io non sento che vi infilerete dentro a capofitto, anche se quella persona di cui vi ho parlato all'inizio andrà dritta per la propria strada, cioè si butterà a capofitto tra le vostre braccia, però siete voi che non siete così tanto convinti. Vuoi perché non vi incastrate bene e magari volete aspettare che
tutte queste parole diventino qualcosa di concreto, vuoi perché qualcuno di voi ha una persona del passato in testa e quindi può essere o ancora legata a questa persona, oppure usare, diciamo, le dinamiche di comportamento di questa che ci sono state nel passato per valutare le dinamiche del presente. Ehm, e vi dirò che secondo me alla fine del mese, come dire, il flirt non mancherà, però da lì a dire che accetterete di iniziare un qualche cosa di più concreto con qualcuno, diciamo che per adesso si rimane sul superficiale perché a voi non convince tanto. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dai single. Secondo me i single potrebbero rivedere, questa persona dal passato arriva un po' per tutti. Ehm, Se non è una persona dal passato, perché magari non avete nessuno, perché magari sono anni che siete single, c'è come un ricordo di qualcuno, oppure questo 6 di coppe può fare riferimento all'ideale di relazione. C'è una persona, come vi dicevo, che arriva abbastanza velocemente. Effettivamente può esserci chimica, è bello giocare con questa persona, è bello scherzare, è bello creare come questo affiatamento, però poi sento che quando è ora di mettere le carte in tavola, non ci si trova tanto ed è per quello che secondo me dalla metà del mese in avanti prenderete un po' tempo. Quindi aspetterete di vedere le cose come si sviluppano prima di prendere una decisione in esclusiva con questa persona, cioè prima di decidere ok, frequento solo questa persona in modo serio. Quindi c'è una partenza molto veloce del mese e dopodiché una sorta di battuta d'arresto da parte vostra che vi dice no, aspettiamo un attimo, vediamo come effettivamente si sviluppano le cose prima di. E questo periodo di osservazione effettivamente vi darà la capacità di 1. Capire realmente chi avete davanti, 2. Togliervi certe idee un po' illusorie, un po' ingenue che avete e secondo me, nonostante non ci sia la stella, però io ho come la sensazione che dopo questo momento dove vi calmerete, la fase iniziale è un po' va va vuma, però la seconda parte del mese è un po' più calma, un po' più tranquilla e secondo me è quella proprio che vi serve per rilassarvi con questa persona, per vedere le cose come vanno, per stuzzicarvi, per giocare, per cercare di capire l'altro o l'altra. È come il conoscere vi dà come una, se vogliamo, sicurezza in più, tranquillità in più di chi avete davanti. Per le persone che sono in una coppia. Allora ragazzi, vi dico che qui potrebbe esserci qualche tema, anche qualche discussione legata, secondo me, al modo di fare del partner. Potrebbero esserci delle questioni di gelosia durante il mese di novembre. E vi dico anche che ehm, ho la sensazione che qualcuno di voi si allontanerà un pochettino dal partner, si prenderà i suoi tempi per riflettere, ma perché ho come l'idea che potrebbe esserci, non è un terzo incomodo, però è come se l'altra persona, beh, in effetti sì, per qualcuno potrebbe anche essere un personaggio che ritorna dal passato e che vi sconquiffera un pochettino. Però devo dire che potrebbero esserci anche semplicemente delle discussioni perché il o la partner sfarfalleggia un po' in giro, potrebbe essere particolarmente propenso o propensa a chiacchierare
con tante persone, a partecipare a feste, cioè è come se l'altra persona si esponesse molto e questo non vi piacesse più di tanto e si creassero delle gelosie. Diciamo che per certi versi vorreste chiudere questo capitolo, quindi basta litigare perché tu fai il galletto o la galletta, insomma. Ehm, Però io ho come la sensazione che sarà una cosa che chiuderete a livello razionale e non a livello del cuore, cioè vi brucia ancora dentro. Razionalmente potreste dire no, basta, ok, sono stufa di questo, vediamo di fare le cose secondo le regole, mettiamo dei paletti, cerchiamo di capire che cosa mi dà fastidio in modo che tu non possa non farlo. Ehm, Però come l'idea che il cuore non accompagnerà la vostra ragione, nel senso che dentro vi farà male. Anche perché ho come l'idea che l'altra persona per giustificarsi vi racconterà un po' di scuse neanche troppo importanti, cioè nel senso è come se si giustificasse con delle tonterie. Tonterie in spagnolo e con delle stupidaggini, però rende bene l'idea, tonteria. Ehm, Parliamo di chi ha una relazione clandestina, indefinita. Tanto flirtare, tante chiacchiere in questo mese. Però tutto quello che veniva detto all'inizio del mese, tutto quello che, diciamo, i temi che sono stati toccati perdono di importanza e di forza mano a mano che si avvicina alla fine del mese. Sento che sarete un po' disillusi, ragazzi, alla fine del periodo. Credo che qualcuno potrebbe anche decidere di tagliare la relazione perché non è quello che volete, perché anche se siete consapevoli magari di essere la terza persona, piuttosto che siete consapevoli del fatto che l'altro non vuole cose stabili o qualsiasi sia la dinamica che c'è tra di voi, è come se arrivasse a un certo punto dove vi diceste, qui non vado da nessuna parte con questa persona, non mi dà soddisfazioni, non mi dà quello che io voglio, non mi dà neanche quel po' che mi ha detto che mi avrebbe dato. E quindi vi dico, c'è anche un eremita, un appeso, potreste fare delle valutazioni interessanti sul tanto vale rimanere soli, tanto vale non frequentare più questa persona. Non dico che ci sarà un taglio, sarà una riflessione. Mm? Anzi, fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere qualche oracolo. Quindi, ragazzi, qua con la carta della giustizia si tratta di o riequilibrare la situazione o tagliare quello che non funziona. E qui lo rivediamo. Wow! Anime gemelle. Allora, anzi, scusate, fiamme gemelle, che sono due cose diverse. Qui parla di yin e yang, polo positivo, polo negativo, parla di equilibrio, di dualità, di unione, di accoppiamento e di completarsi l'un l'altro. E potrebbe effettivamente essere l'anima gemella, scusate, la fiamma gemella. In realtà dalla lettura che ho non ho tutte queste carte che mi dicano che è la vostra fiamma gemella, potrebbe esserlo. Fate attenzione a non farvi trarre in inganno perché ci sono tanti di quei video su YouTube che vi dicono quali sono, diciamo, i particolari o le cose comuni per cui potreste riconoscere che è un'anima gemella piuttosto che una fiamma gemella. Alla fine sono etichette queste. Vi dico, se la persona vi completa, bene. Se la persona non vi completa, potete cercare un dialogo per far sì che la relazione sia più completa, ma devo dire che per le persone che non sentono questa completezza con questa persona, c'è una forte riflessione sul
se continuare o se stare da soli. Qui avete l'eremita, Andiamo a vedere gli angeli che cosa dicono. Diciamo che quando c'è la carta della giustizia, molte volte fa riferimento alla legge di compensazione, quindi tanto vi è stato tolto in passato, tanto vi viene dato adesso. Però sempre secondo le regole, sempre secondo un ordine prestabilito, se vogliamo. Cioè perché la persona vi riempia, perché la persona ci sia al 100% per voi, ci devono essere delle regole ben ferree, tipo non flirtare con gli altri perché a me dà fastidio. Se sai che io divento gelosa mentre tu flirti con gli altri e tu continui a farlo, vuol dire che o non te ne frega niente di quello che provo io, o ti piace vedermi gelosa, quindi lo fai apposta, che è ancora peggio. Ok, vale la pena aspettare, il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa e qui, come abbiamo detto, abbiamo varie carte di attesa, quindi rimarrete un po' sulle vostre, secondo me, nonostante tutti questi bei presupposti che ci sono all'inizio del mese. Ritirarsi è tempo di staccarsi dal mondo, qui in effetti avete un carro che mi parla di un viaggio, di uno spostamento, anche un 4 di spade c'era, sì, sempre qui, e la temperanza e anche l'eremita sono effettivamente carte di mi isolo per. Qui in realtà fa vedere una coppia che si isola, quindi potrebbe anche essere un suggerimento di passare del tempo insieme, fare un viaggio insieme per ricucire quello che si è strappato, piuttosto che per trovare un nuovo livello di profondità nella coppia. E poi abbiamo alchimia, c'è una forte attrazione magnetica tra voi. Questo era chiaro. Ok, la camera da letto è ardente, ragazzi. Però è una condizione, come diceva la mia professoressa di ragioneria quando studiavamo il bilancio, diceva che è una condizione necessaria ma non sufficiente. Cioè l'alchimia, l'attrazione fisica ci deve essere tra due persone, ma non basta solo quello. Andiamo a vedere una fatina. Credi nel magico. Vi dice di aprire gli occhi e di vedere tutto il magico che c'è intorno a voi nella natura. Questa fata vi ricorda che siete parte della natura e che quindi anche voi siete magici. Non siete la prima persona, che capita, siete magici, avete un non so che di magico, di mistico. Vi dico, si termina con la regina di bastoni. La regina di bastoni è colei che ottiene quello che vuole con le parole, con il suo modo di fare. Quindi in un qualche modo siete abbastanza streghe o stregoni da poter essere definiti magici. Cioè nel senso che alla fine con i vostri giri di parole o le vostre azioni anche per qualcuno riuscite sempre ad ottenere quello che volete. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti, ma lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Lì tratto le credenze limitanti divise per settore, amore, famiglia, figli, soldi, lavoro, insomma si trattano vari settori e in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina e delle meditazioni che vi servono per ripulire il campo energetico e alzare le vibrazioni. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!